Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Acquario, tendenze energetiche generali per il secondo semestre 2023. Abbiamo la carta del giudizio, amici dell'Aquario. Quando c'è il giudizio si parla di una presa di consapevolezza. Normalmente è quel lampadario che si accende, non è solo una lampadina, ma è proprio qualcosa che si riesce a comprendere da un punto di vista più ampio. Fa anche riferimento quindi alla chiamata di tipo spirituale o potrebbe anche essere una chiamata di tipo fisico, quindi magari nei prossimi 6 mesi riceverete una chiamata da una persona o da un ente, potrebbe anche essere, che insomma non sentite da tempo, da cui non venite contattati da tempo, ecco. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà adesso a maggio. Trovate anche il link al video che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, la prima linea riguarda quello che è la crescita spirituale, la seconda linea che andremo a vedere dopo riguarderà l'amore e tutta la sfera degli affetti, la terza linea riguarderà poi il lavoro e l'economia e poi ci sono dei consigli aggiuntivi in fondo. Ognuna di queste prime tre linee avrà poi un video successivo con gli approfondimenti. Iniziamo con un fante di pentacoli, il re di pentacoli, un 4 di bastoni, il cavaliere di coppe e il fante di bastoni. Dunque, io qui ho come la sensazione, vedendo queste figure all'inizio del... Tra l'altro avete 4 figure e una sola, diciamo, carta di energia, mettiamola così. Comunque, partiamo con questo fante di pentacoli. L'idea che ho è che nei prossimi 6 mesi abbiate bisogno di trovare quello che è per qualcuno il proprio scopo di vita, per qualcun altro la propria stabilità. È come se aveste bisogno di trovare una stabilità che non è solo da un punto di vista economico, nonostante abbiamo queste figure di pentacoli, ma è proprio una stabilità interna. Direi una stabilità di carattere, una sicurezza, quasi un amor proprio, mi viene da dire. Il fante di pentacoli è una carta che comunque vi invita a approfondire certi temi oppure iniziare a informarvi di altri temi. Cioè, è come se foste spinti a studiare qualche cosa in più, a fare pratica su quello che potrebbe essere appunto la vostra stabilità sia economica, sia familiare, sia emotiva, sia caratteriale. Il 4 di bastoni in realtà è una carta che ci parla di festeggiamenti, di qualche tipo di risultato raggiunto, o come la sensazione che normalmente parla anche di contratti, quindi può aver a che fare con qualche tipo di percorso, di risultato appunto che otterrete nel prossimo semestre. Il cavaliere di coppe e il fante di bastoni. Allora, devo dire che giustamente, rimanendo in linea con quello che abbiamo detto adesso, quindi il cercare la vostra stabilità o se fosse anche per esempio uno scopo di vita, ehm, qui con queste due carte il punto è che dovete, diciamo, capire come darvi, cosa dare di voi agli altri, cosa condividere, in che modo porvi.
cosa offrire di voi e che cosa invece tenere per voi. Il Fante di bastoni è una carta di forte entusiasmo, è una carta di qualcuno che ha tanta forza interna. Tenete presente che avete due fanti, quindi vi sento ben frizzanti all'interno come energia, però probabilmente potreste migliorare il vostro modo di, primo, percepirvi, di conseguenza poi anche quello di porvi, cioè è proprio il prossimo semestre un periodo che vi porterà a trovare quelli che sono i vostri punti saldi, sia da un punto di vista concreto, monetario, sia da un punto di vista però anche appunto caratteriale, anche animico, se vogliamo. Andiamo avanti, vediamo la linea degli affetti e dell'amore. Abbiamo la torre, 8 di spade, la temperanza, 5 di spade e il papa. Dunque ragazzi, devo dire che rivedendo anche le carte della prima linea, questa stabilità ehm, potrebbe essere dovuta al fatto che è come se ci fosse una sorta di maretta, se vogliamo, con questa torre, a livello emotivo, a livello anche familiare, direi. Probabilmente potrebbero cambiare degli equilibri, potrebbero esserci delle questioni anche di eredità, vi dirò, per qualcuno. Ehm, diciamo che quando c'è la carta della torre è sempre la possibilità di fare una sorta di reset, in quello che sono i vostri equilibri all'interno della famiglia, sia che sia la famiglia di origine, sia che sia la famiglia che avete creato voi. Quando c'è la carta della torre si tratta di cambiare delle abitudini, destrutturare alcune certezze, per ricostruirle, scusate, per ricostruirle nuove. Ed è una carta che vi dà la possibilità di, diciamo, esercitare il potere del mago, cioè prendere questa energia pesante e trasformarla in qualcosa di più positivo. Per molte persone fa riferimento a questo Re di Pentacoli e alla sicurezza economica proprio, finanziaria. È come se ci fosse qualche cosa che vi potrebbe destabilizzare un pochettino. Poi ripeto, lo andremo a spiegare meglio con i mini tarocchi nei video di approfondimento, ok? Dunque, allora, devo dire che con questo 8 di spade e la carta della temperanza avete bisogno di passare attraverso una sorta di pulizia nel vostro modo di pensare. Qui avete anche un 6 di spade. Il 6 di spade è sempre quella carta che parla dei condizionamenti, delle credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia. E qui parla di prendere distanza da questo atteggiamento. Tenete presente che quando c'è l'otto di spade qualcuno potrebbe sentirsi un po' in un ruolo di vittima, probabilmente vi sentite legati, vi sentite impossibilitati a muovervi in un determinato ambito o con una persona a voi cara. E l'otto di spade è sempre una carta che in realtà vi dice che state vedendo più nero di quello che è, che in realtà le cose sono più rosee di quelle che appaiono. E difatti poi abbiamo anche la temperanza è una carta di equilibrio, una carta di guarigione. Ho come la sensazione che vi consiglino di fare delle scampagnate o comunque di andare all'aria aperta per anche un po' drenare questa sorta di pensieri negativi che avrete in questa seconda parte del 2023. Non so perché mi stava venendo da dire 2026. Potrebbe esserci qualche questione per voi importante nel 2026? Scrivetemelo poi nei commenti. Devo dire che comunque alla fine della linea c'è un bel papa, ragazzi.
Io qui sento che c'è aria di ufficializzazioni, c'è aria di riconoscimento. Credo che qualcuno potrebbe anche venir visto e acquisire anche un certo ruolo, un certo tipo di incarico. Ehm, per molte persone il Papa fa riferimento a una guida di tipo spirituale. Potrebbe essere una persona che conoscerete, magari dopo un viaggio, magari dopo la decisione di interrompere qualche cosa a livello familiare, che non è detto che sia interrompere la relazione, ma per esempio anche semplicemente chiudere un problema, ok? All'interno di una relazione familiare, appunto. Andiamo avanti, vediamo il lavoro, poi alla fine cerco di fare un riassunto. Abbiamo un 2 di bastoni, il 3 di pentacoli, il 9 di coppe, l'imperatrice e la sacerdotessa. Interessante. Dunque, ragazzi, devo dire che la linea del lavoro e dell'economia sinceramente è quella più florida in questo momento, vedendola così. Poi andiamo a vedere anche l'ultima linea, però. Con questo 2 di bastoni c'è la voglia di fare qualche cosa di nuovo, c'è la voglia di buttarsi in qualche impresa nuova. Per qualcuno mi verrebbe da dire che c'è anche la voglia di rischiare, di investire in progetti che potrebbero dare veramente il loro risultato, ok? Ehm, potrebbero esserci dei cambi a livello appunto di gestione delle finanze, potrebbero esserci anche delle collaborazioni a livello lavorativo. Se siete senza lavoro è facile che riceviate una chiamata per collaborare o qualcuno che richiede il vostro servizio o comunque è facile che ci siano, se non sono solo collaborazioni, potrebbero proprio essere dei contratti duraturi, quindi eventualmente anche un lavoro di tipo dipendente. E devo dire che nella seconda parte dell'anno le vostre finanze godranno di tanta abbondanza, ragazzi. Abbiamo un 9 di coppe, l'imperatrice e la sacerdotessa, quindi aspettatevi un periodo in espansione, un periodo di appagamento. Sento anche che avrete la possibilità di organizzare magari qualche spostamento, qualche viaggio, come vi dicevo prima. Può anche essere con la carta della temperanza che qualcuno decida di appunto farsi un fine settimana lontano dal caos. Ehm, Sento più viaggi brevi che viaggi lunghi, comunque, giusto per darvi un dettaglio. E poi ragazzi, la cosa interessante è che abbiamo Papa e Papessa alla fine delle due linee, quindi ho come la sensazione che qui ci sarà veramente, perché avete anche il giudizio, una presa di consapevolezza, una presa di coscienza, un ritrovato potere personale, sia da un punto di vista delle proprie capacità, della propria stabilità da un punto di vista materiale, quindi economica, del sostentamento fisico proprio, sia però anche nell'autoconoscenza, cioè vi dico, il Papa è qualcuno che dà un riconoscimento o comunque è una carta che indica un riconoscimento e la sacerdotessa è colei che vede oltre la verità materiale. Quindi, ripeto, avete il giudizio, ci sarà una grossa presa di consapevolezza in questa seconda parte del 2023. E di nuovo stavo dicendo 2026. Ragazzi, secondo me, guardate a livello astrologico, 2026, Acquario, se magari c'è qualche tipo di cambiamento importante. Ok, ho cambiato un po' l'inquadratura così si vede meglio anche l'ultima linea. Andiamo a vedere qualche consiglio finale. La luna, gli amanti. Il cavaliere di bastoni. L'imperatore, imperatrice, papa e papessa, ragazzi. Wow. E asso di coppe, ma che belle carte. Dunque, allora, devo dire che vedendo anche poi queste carte finali, diciamo che
riassumendo, quello su cui verterà la seconda parte del 2023, o quello su cui vi posso dire, insomma, di puntare sulla seconda parte del 2023 è assolutamente questo lavoro, perché qui avete, scusate, non è la luna, è il giudizio un'altra volta, avete anche il 6 di spade. Di nuovo, quello che è ho come la sensazione che molte persone potrebbero avere davvero un risveglio spirituale, perché vi ricordo che comunque il Fante di Pentacoli è la carta dell'apprendista, è la carta dello studente, è da Fante diventare. È come se ci fosse una sorta di presa di consapevolezza, una sorta di risveglio. E vi dico, ragazzi, che una volta che vedete certe cose, non potete più fare finta di non vederle. Una volta che vi rendete conto di certe dinamiche energetiche, di come si comportano certe persone e di come voi vi comportate con certe persone, è come non riuscire più a farne a meno, cioè è come togliersi un po' la maschera, no? Quindi mm, potrebbe anche essere un po' strano per qualcuno dire ma come lo vedo solo io? Però sì, è così. E probabilmente avete questo 8 di spade proprio perché fino ad adesso vi rendete conto che non avete voluto vedere determinate cose. E sarà questo prendere distanza, secondo me, che vi aiuterà a vedere le cose da un altro punto di vista, a vedere le cose in modo più ampio, a... Guardate, sono due carte di canalizzazione. Queste sono due carte di potere spirituale, queste sono due carte di potere materiale, quindi capite che l'andamento è veramente super positivo e credo che avendo questa maggior presa di consapevolezza a livello spirituale, riuscirete a trovare comunque una maggior sicurezza in quello che è il vostro modo di agire, il vostro modo di essere e di comportarvi, di conseguenza anche nell'ambito del lavoro e degli affetti ci sarà una sorta di rinforzo, una sorta di espansione, di abbondanza, di prosperità. Quello che mi sento di dirvi con la carta degli amanti al contrario è di lavorare un po' di più sul vostro amor proprio, nel senso che sì, sarà un inizio, in questo senso, quello che vivrete nel 2023, però è proprio, ehm, è un po' un consiglio a sperimentarvi, ad andare oltre quelli che sono i vostri limiti, a capire che cosa vi hanno fatto credere di voi e che cosa non è vero. Se vi hanno fatto credere che non siete capaci a cucinare, ipotesi, non continuate a dire che non siete capaci a cucinare solo perché è quello che vi hanno sempre detto o che vi ha detto una persona sola in tutta la vostra vita. Anche se ve l'ha detto 6.000 volte, questa persona è sempre solo il parere di una persona. Quindi sfondate i vostri limiti, andate oltre, dimostrate a voi stessi che in realtà magari sapete anche cucinare bene. Questo era un esempio come un altro, ovviamente. Per i single, ragazzi, tutto questo lavoro di trasformazione e soprattutto se parteciperete a dei seminari o comunque diciamo che la vita sociale potrebbe portarvi a conoscere una persona, direi molto interessante per voi. E vedendo anche questo asso di coppe alla fine della lettura, vi dico che potrebbe esserci una relazione importante con questa persona, ma tutto sta, quello che vedevamo qua all'inizio, a capire che cosa dare di voi, quanto dare e quando darlo, ok? Perché bisogna darsi un po' per volta all'altra persona, farsi conoscere un po' per volta. Ci sono quelle persone che appena vi conoscono vi svalangano addosso tutta la loro vita, no? Per essere onesti, no? Tipo. Però ecco, magari la persona che ascolta viene un attimino spaventata da tutta questa apertura e è un po' come sentirsi fagocitati dall'altro. Non so se vi è già capitato o se magari vi capita di essere voi che appena conoscete una persona che vi ispira un po' di fiducia, dite tutto quello che è la vostra vita, ecco, proteggetevi un pochettino di più. A livello di salute, ragazzi, di solito io non ne parlo mai, ma giusto un accenno. Controllate la pressione, i problemi di cuore e i polmoni.
Non che veda qualche cosa di particolare, però diciamo fate un check di controllo, fate una visita di controllo tanto per stare tranquilli. Ehm, Quando vi dico controllate il cuore, può anche semplicemente voler dire fermatevi e ascoltate come sta vibrando il vostro cuore, ok? Bene. Quindi direi che per quello che riguarda le relazioni, diciamo, affettive di coppia, c'è una sensazione di, ragazzi, di negatività. Ho come l'idea che se avrete questo, cioè per chi il giudizio faccia riferimento al risveglio spirituale, è un po' come se ci fosse il fatto di vedere che l'altra persona sta iniziando a vibrare su un altro tipo di vibrazione, o meglio, siete voi che avete cambiato la vibrazione ed è come eh, non riuscire a capire come smuovere l'altro. Ok? È come se ci fosse una sorta di divario, è come se non vi sentiste pienamente soddisfatti, mi viene da dire, di come riuscite a gestire le cose a livello di relazione, però il punto qual è, ragazzi? Che siete voi che state cambiando, quindi anche le dinamiche di relazione piano piano cambieranno. Dovete darvi il tempo, secondo me. Mm? Di nuovo, condizionamenti, ma sento che qui, in questa parte del 2023, vi renderete conto, avrete proprio l'idea chiara, vi toglierete le maschere di quello che è stato a condizionarvi fino ad adesso, che potrebbero anche essere state le idee, ipotesi familiari dove, ve ne dico una, la donna deve stare a casa e curare la famiglia, ok? Questo magari è quello che avete sempre imparato, che avete sempre visto, ma non è detto che il giorno d'oggi sia la cosa ideale per voi, ecco, o per la coppia o per la famiglia in generale. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una meditazione. Però ragazzi avete anche l'imperatore, quindi ho come la sensazione che tutto questo lavoro vi renderà molto più forti dentro, di conseguenza anche nei confronti degli altri, come se ci fosse molta più visibilità per qualcuno nella società, sia a livello lavorativo sia a livello di circolo di amici. Andiamo a vedere un oracolo. Comunque alla fine si termina con questo asso di coppe, quindi potrebbe essere, se siete già in coppia, diciamo, un rinnovamento all'interno della coppia, un nuovo modo di vivere la relazione. Se non siete in coppia, può essere l'inizio di una relazione, perché vi ricordo che qui abbiamo un bellissimo cavaliere di bastoni. Ehm, e ragazzi, per qualcuno l'asso di coppe potrebbe anche parlare di bambini, quindi se è il vostro caso, nella seconda parte del 2023 ci potrebbe essere, avete anche l'imperatrice che normalmente rappresenta una madre o la maternità, quindi potrebbe essere un buon periodo per cercare un bambino. Andiamo a vedere gli oracoli. Carta numero 39, nuova vita, e l'asso, come vi dicevo, è un nuovo inizio. Wow, bellissimo. Può essere proprio una nuova vita, nel senso un bambino. E carta numero 47, arrivare al traguardo. E lo vedo qui con tutte queste carte bellissime, ragazzi. È una carta numero 47. Quindi mi verrebbe, guardandole, da metterle così, ma penso anche che se si sono girate in quest'ordine un senso ce l'ha. È come iniziare una nuova vita, o sarete voi che vi metterete, diciamo, in testa di iniziare una nuova vita. Potrebbe anche esserci un evento esterno, ragazzi, che vi porti a iniziare questa nuova vita, a togliere delle basi che magari non erano proprio tanto sane, e da lì riuscirete ad arrivare al vostro traguardo. Io direi alla vita che avete sempre sognato, alla relazione che avete sempre sognato, a quel lavoro, a quel tipo di investimento.
Guardate, è un periodo veramente molto positivo, la seconda parte del 2023. Va bene, andiamo a vedere ancora una meditazione. Grazie. Io sono la vita, io sono dentro di te, io vivo, mi evolvo in te, dove è il mio essere. Io sono infinito, tu sei uno con me, sei uno con tutta la vita. Questa carta, ragazzi, vi ricorda che tutti siamo uno, che Dio è dentro di noi, la fiamma, la scintilla divina, chiamatelo come vi pare, e che tutti hanno la possibilità di brillare, di espandere. Bellissima carta. Bene, cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo semestre. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante. Io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!